Anzitutto sappiamo che la città post-bellica chiamata con il nome di The Pit, forse una similitudine con il termine pit, ovvero fossa, traducibile in italiano, è nata proprio sulle ceneri di quella che era un tempo la città di Pittsburgh, situata in Pennsylvania, ovvero nell'universo di Fallout nell'Eastern Commonwealth. In seguito alla Grande Guerra, non sappiamo di preciso la data, un gruppo di sopravvissuti fonderà un piccolo insediamento nei pressi della confluenza tra i due principali fiumi che attraversavano la città, ovvero il fiume Allegheny e il Monongahela, che insieme formano il più grande fiume Ohio. Sappiamo che nel 2103 l'insediamento divenne molto grande proprio grazie alla quantità di acqua proveniente dai due fiumi, che sembravano essere infatti una fonte di acqua pulita per i superstiti, il luogo ideale per un insediamento duraturo e stabile. Tuttavia gran parte della città era ridotta in rovine, l'aria era in realtà molto inquinata non solo dalle radiazioni atomiche, ma anche dal fumo proveniente dalla vecchia e possente acciaieria. Il paesaggio cittadino era desolato, scheletri di automobili e pezzi di ferraia erano disseminati ovunque al suo interno. Da alcune note ed olonastri che si possono ritrovare a Foundation, la nuova cittadina dei coloni di Fallout 76, possiamo scovare alcune interessanti informazioni sull'evoluzione dell'insediamento di The Pit nei primi anni dopo la guerra. Secondo il diario di Elsie, che si trova sul tavolo della sua abitazione, nella nuova cittadina appunto di Foundation, The Pit nacque con buone intenzioni, ma cadde presto nel caos e varie bande di razziatori e predoni si divisero le sfere di controllo di tutta la nuova città. Le stesse bande che inizieranno a ricostruire il pit usando lavoratori schiavizzati e che ritroveremo anche molto probabilmente nel DLC di Fallout 3. Le bande stabilirono un sistema per cui i predoni supervisionavano i lavoratori schiavizzati nella costruzione dell'insediamento e nella costruzione anche di eventuali armi. A conferma di tale diario ci verrà in aiuto anche l'olonastro di Page, uno dei capi di Foundation. Beh, siamo arrivati. Eccoci qui finalmente. E il panorama è molto migliore di quello del pit. La gente non avrà più paura di mettere su famiglia. Con un po' di fortuna la vita sarà più serena. Dopo la guerra alcuni di noi hanno dimenticato che possono esserci cose verdi vive. Da allora l'unico verde che abbiamo visto è stato quello del veleno nell'aria della capitale, quando siamo scesi dall'ultimo treno a Union Station. Si costruisce con molta più energia quando si è convinti che le cose possano durare. Una casa. Una vera casa. Finalmente. Dunque sappiamo che un certo numero di locali guidati da Page si unì per fuggire il prima possibile dalla nuova città. Durante questi eventi il capitano Oliver Fields, il sergente Fred Radcliffe e il sergente Thompson riuscirono a fuggire dalle rovine di Pittsburgh insieme allo stesso Page e, unendo le forze, formarono il gruppo dei coloni, che ritroveremo in Appalachia, raccogliendo altri sopravvissuti sulla loro strada mentre viaggiavano appunto verso il West Virginia, dove fonderanno Foundation. Inoltre, prima di essere contattati e assoldati dal dottor Blackburn in Appalachia, nella ultima quest che è stata aggiunta della confraternita d'acciaio, la compagnia mercenaria Hellcat fu assunta da qualcuno, non sappiamo chi, per occuparsi dei fanatici di The Pit, come si può notare da uno dei dialoghi dei loro membri su Fallout 76. Sappiamo poi che durante la guerra, forse a causa delle bombe o dei liquidi di scarto delle industrie cittadine, del materiale radioattivo e dei non meglio identificati geni mutageni si riversarono nell'acqua che scorreva proprio nei due principali fiumi della città, facendola velocemente diventare molto radioattiva e cancerogena. A causa di ciò gli abitanti dell'insediamento inizieranno negli anni ad ammalarsi e a morire, mentre i sopravvissuti inizieranno a convivere con tali mutazioni, assumendo un aspetto e soprattutto un carattere molto diverso da quello umano. Ovviamente tali mutazioni non erano rapide, come ad esempio quelle derivanti dalla sperimentazione del virus VEF, che diede origine poi ai supermutanti e a altre creature della zona contaminata, ma i suoi effetti iniziarono a manifestarsi tra i 20 e i 100 anni dopo sugli abitanti della nuova The Pit, dunque presumibilmente a partire dal 2100 in poi. Già nei primi anni dopo le bombe però i bambini iniziarono a nascere spesso con strane protuberanze e organi esterni. Le più frequenti provocavano inizialmente solo ingobbamenti e labbra reporini, ma ben presto la maggior parte degli abitanti del nuovo insediamento di The Pit iniziò a mostrare molte deformità fisiche tra loro. Inoltre, nonostante molti bambini nascessero apparentemente sani, crescendo tendevano a sviluppare delle mutazioni sempre maggiori e diversi problemi. La mutazione più inquietante non era così facilmente visibile come invece lo erano quelle fisiche. L'acqua infetta e l'aria avvelenata non causavano solo malformazioni fisiche, ma anche e soprattutto danni neurologici a chi era fortemente esposto.
Presto alcuni superstiti divennero infatti più aggressivi, più irascibili e si allontanarono dal gruppo per vivere isolati. Essi vennero soprannominati dai superstiti i Selvaggi. Col tempo persero totalmente il controllo delle loro emozioni e iniziarono ad adottare atteggiamenti sempre più primitivi, dalle relazioni sociali alle armi e agli utensili utilizzati, subendo sostanzialmente un processo di de-evoluzione e regredendo mentalmente. Secondo la testimonianza dello schiavo fuggitivo Werner, presente sul contenuto aggiuntivo di Fallout 3, il quale ci racconterà delle sue sofferenze vissute a The Pit, la popolazione in città è ancora composta da persone che si ammalano e muoiono molto presto a causa dell'inquinamento e delle radiazioni, e da altri che letteralmente impazziscono e hanno un atteggiamento da psicopatici, coloro che gli schiavi chiamano appunto da tempo i selvaggi. Non sappiamo precisamente a quando risalgano però le prime mutazioni e i primi gruppi di selvaggi, dunque possiamo ipotizzare che nella futura espansione potremo ritrovare qualche piccolo gruppo a The Pit, magari scontrarsi con i superstiti del luogo. Ma le mutazioni non finiscono qui. Nei casi più gravi, le persone mutate potevano anche subire una vera e propria trasformazione in esseri simili a bestie. Le descrizioni parlano di un aspetto curvo che li costringeva a muoversi non più su 2 zampe, ma come animali su 4. Essi soffrivano di una grave malattia mutagena, chiamata in Fallout 3 TDC, ovvero Troglodyte Degeneration Contagion. Essi vengono chiamati Trog, abbreviazione per troglodita in italiano, ed inizieranno ben presto a nutrirsi soprattutto di carne umana, come dei veri e propri zombie. Nell'unico video anteprima rilasciato da Bethesda noteremo infatti che proprio una strana creatura non meglio identificata sta trascinando un cadavere forse di un membro della confraternita d'acciaio, e a mio avviso potrebbe trattarsi di uno dei primi trogloditi della zona. Ovviamente è ancora tutto da appurare, anche perché non sappiamo precisamente in che anno ci troveremo ad esplorare i resti di Pittsburgh. Forse, come ipotizzo, potremmo essere nell'arco temporale che va dal 2105 al 2110, anche per il fatto che allo stato attuale, su Fallout 76, sul nostro Pip-Boy troveremo la data di ottobre del 2104. Nei successivi anni il Pit continuerà il suo processo involutivo, degenerando in un covo di assassini e criminali, dove il cannibalismo divenne all'ordine del giorno, fuori dalla città. L'unico mezzo per salvarsi dagli agguati era la forza, e l'unica forma di organizzazione sociale divenne il predominio del più forte. Per tale motivo nacquero gli schiavisti, che utilizzavano gli schiavi come forza lavoro e come carne da macello, reclusi in piccole celle in periferia. Le voci degli orrori di The Pit si diffusero rapidamente in tutto il Commonwealth negli anni successivi, e la East Coast, così come tutti i viaggiatori e commercianti provenienti da est e da ovest, impareranno ad evitarlo a tutti i costi, preferendo delle rotte alternative. A causa dello scarso sviluppo commerciale che collega la città, il Pit divenne nel tempo una delle comunità più autosufficienti della zona contaminata, basata solo sul cannibalismo e sullo schiavismo. Perché Bethesda ha scelto di portare Pittsburgh proprio come primo contenuto aggiuntivo su Fallout 76? Ci sono diverse motivazioni alla base di questo fatto. Anzitutto Pittsburgh è una città iconica di Fallout. Certo, non come New Vegas, come Washington, ma comunque una città nella quale si è svolto un intero contenuto aggiuntivo e su cui gli sviluppatori hanno lavorato parecchio tempo fa. Il secondo aspetto secondo me è abbastanza importante ed è quello geografico. Pittsburgh si trova infatti a poche miglia di distanza da Morgantown, una delle città più a nord del West Virginia, e dunque era plausibile che venisse scelta una città abbastanza vicina geograficamente. Il terzo motivo, da non sottovalutare appunto, sono i ritrovamenti di olonastri diari all'interno di Foundation, ovvero la base principale dei coloni appalachiani. Dunque questo fa presupporre che fin dal 2019, ovvero dal momento del lancio del contenuto aggiuntivo di Wastelander, che ha sostanzialmente stravolto la storia di Fallout 76, gli sviluppatori avessero già chiaro quale potesse essere il percorso futuro di sviluppo del gioco. Infine, un ultimo motivo che potrebbe ricollegarsi a questa scelta è legato alle sorti della città subito dopo la guerra. È stato a lungo dibattuto sui social, da diversi anni ad oggi, se la città di Pittsburgh fosse stata o meno bombardata dalle atomiche cinesi, in quanto nella loro tradizionale di Fallout 3 non si hanno informazioni sulle sorti della città da questo punto di vista. In molti si sono domandati come è possibile che la città nel lontano 2200 sia ancora in piedi, seppur in rovine, quando essa consisteva in realtà in un importante polo industriale dell'America prebellica, anche abbastanza strategico per i soldati che sarebbero dovuti recarsi al fronte in Alaska. In molti infatti hanno ipotizzato che i missili cinesi fossero in realtà indirizzati verso questa città, piuttosto che verso alcune della East Coast o della West Coast, però non riuscirono a colpirla poiché esplosero prima.
A testimonianza di ciò vi è un piccolo indizio che può essere ritrovato nel contenuto aggiuntivo di Fallout 3, in cui si parla di un calore continuo e asfissiante che continua a circolare in tutta la città, come se effettivamente un qualche tipo di bomba fosse stata veramente sganciata e i suoi effetti fossero visibili più di 100 anni dopo. A mio avviso però questa è una delle constatazioni meno credibili, poiché su Fallout 3 è passato veramente troppo tempo. Dunque Bethesda sta lavorando a questo contenuto aggiuntivo da molto tempo, a mio avviso proprio per limare tutti i dettagli e per scrivere un copione credibile che sia in linea con la lore storica di Fallout, cosa che risulta essere sempre più difficile una volta che si pubblicano diversi titoli in successione. L'aura di mistero che avvolge tutta la città e i pochi ritrovamenti rinvenuti nel contenuto aggiuntivo di Fallout 3, riguardanti ovviamente gli episodi successivi alla Grande Guerra, non solo permettono a Bethesda di muoversi con più libertà rispetto magari a città più inflazionate come quelle della East o della West Coast, ma invoglia anche i giocatori e i fan della saga classica a scoprire di più sulla storia recente di Pittsburgh. E perché no? Potrebbe essere che il nostro personaggio e tutto ciò che accadrà una volta che ci recheremo all'interno di The Pit sia in qualche modo il responsabile di ciò che abbiamo già trovato nel contenuto aggiuntivo di Fallout 3, quindi della Pit del futuro. Per oggi è tutto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un like e a condividere il più possibile i video del canale per farlo crescere, ma anche per non far morire l'interesse dei contenuti storici di questa incredibile saga videoludica. Ci vediamo come sempre in un prossimo video e se volete sostenere il canale trovate in descrizione il link del mio canale Patreon in cui è possibile effettuare delle donazioni volontarie. A presto e un saluto a tutti cari abitanti del Vault.